Non so neanche cosa dire. Sotto alla vasca e praticamente il pavimento è marcio. Sappiamo tutte la parola che nessuno vuole mai sentire. Sono stato seduto su una panchina a fissare il vuoto. Meno male che sono dimagrito, se no qui sotto non ci stavo. Hai capito perché è da cambiare? Questo è marcio, questo cosa sostiene questo? Mari, devi tagliare tu. Siamo Marina e Maurizio. Volevamo soltanto viaggiare e finalmente abbiamo comprato il camper dei nostri sogni. Ma chi caspita lo sapeva che era infiltrato? Rimanete con noi per un'estate piena di video nerd e tutorial su come ristrutturare una caravana infiltrata. Non so neanche cosa dire. Ho appena scoperto che, non so se è il vecchio proprietario o quello prima, non ne ho idea, ma non lo voglio neanche sapere. Praticamente qui sotto c'era nascosto un bel danno. Mi ero già accorto che avevano sostituito dei pezzettini, però vabbè, ci sta anche che in 40 anni ci possano essere delle perdite, puoi sostituire un legno, ok. Il problema è che adesso, smontando sotto, perché volevo vedere l'impianto idraulico che è da rifare perché c'era da cambiare i tubi, sotto alla vasca delle acque bianche praticamente il pavimento è marcio e è secco, però tirando via un tubo ho visto quello che mi si è sbriciolato in mano. Ora dovrò fare un lavoro, io ripeto sono inesperto e mi sto affrontando una cosa un po' alla volta, ho manualità e quindi confido nel riuscire a farlo. Al massimo chiederò aiuto a qualcuno che è un professionista su questo, però dovrò mettere mano al gavone dietro, quindi smontare tutto il gavone dietro, eliminare tutto e sperando, me lo auguro, che le travette siano ancora buone, sostituire il pavimento, quindi fare il pavimento nuovo. È un lavoro che non volevo fare, però è un lavoro che a questo punto va fatto. Molti l'hanno fatto in passato, non c'è un problema strutturale, almeno non credo, perché questo qua comunque ha tutta una struttura in ferro, quindi si sostituirà quello che bisogna sostituire. Ovviamente se la nostra idea era partire a settembre, slitta tutto sicuramente, perché ci va a tempo. E vabbè, questi sono i problemi e l'inesperienza nel verificare alcune cose. Devo dire la verità, io ho cercato di verificare il fondo e sotto è abbastanza buono, addirittura che l'ho fatto, come posso dire, isolare con l'antirombo eccetera eccetera, e anche il meccanico mi ha detto no, è a posto. Però sopra l'avevano mascherato mettendogli del linoleum nuovo, del legno incollato sopra e sinceramente non me ne sono reso conto. Anche perché dove non hanno toccato, smontando si riesce a vedere adesso. Comunque, capitolo a parte, andremo a vedere come va a finire. Io sono un po' demoralizzata. Quando si parla di infiltrazioni, ragazzi, io sinceramente tremo. Sappiamo tutte la parola che nessuno vuole mai sentire. Io mi sento un po' male vedendo tutto questo danno. Mi spiace anche che quando ci sono da fare queste compre i proprietari nascondono sempre tutto. Non siamo i primi sicuramente. C'era un ragazzo l'altro giorno che diceva sono stato seduto su una panchina a fissare il vuoto. Però poi cosa è successo? Ha riparato il tutto, Allora, ok? legno, colla, insomma è quel bello di questi camper qua che sono vecchi, però con legno, viti e martelli si riparano. Ho smontato un altro pezzo e vieni che ti faccio vedere. Questa è la parte che era nascosta, che ovviamente io stavo smontando. Guardate il pavimento. Non so se si vede, manca un po' di luce. Il pavimento qua si muove tutto, ti faccio vedere, guarda. Marcia. Perché l'hanno nascosto qua? Vedete? Facendo un sopravvavimento. Io ho guardato dietro il gavone, ho guardato gli angoli e l'hanno fatto bene, cioè hanno fatto bene insomma. Diciamo che vabbè, da rifare. Che poi non è che fosse tutto a posto, perché anche tutto il resto è già smontato. Però il resto lo sapevamo, l'abbiamo smontato per migliorarlo. A nostro piacimento, non per obbligo. Tipo il bagno
tipo il locale stufa e cose elettriche, tipo la cucina, tipo i divanetti, tipo tutto insomma, però questa non ce l'aspettavamo proprio. Smontando vi faccio vedere le magagne come sono state nascoste. Adesso l'ho già rotto, però questa è la parte che hanno sostituito, il cubatti sta bene, ed è più alta di quella vecchia che avevano nascosto. Questo è quello che c'è sotto, questo è tutto da cambiare. Sto pensando, adesso già che adesso devo capire, stanotte non dormirò di nuovo, mi sveglierò per dire ah sì, lo posso fare così. E vabbè. Ecco il risultato del Sikaflex. Si stacca anche morto. Ho già provato di tutto, con seghetti, taglierini, con la forza, col martello. Credo che chi ha messo sta roba ha fatto veramente un lavoro col culo, come si suol dire, non puoi incollare così, mettere le viti giusto per. Io non sarò un esperto però, ragazzi. Hanno messo il Sikaflex dappertutto. Mi stai prendendo? Devi passarmelo il telefono. Adesso te lo passo. Passamelo qua. Stai già registrando? Sono qui sotto, adesso vi faccio vedere. Ragazzi, meno male che sono dimagrito, se no qui sotto non ci stavo. Allora, non so se avete capito, io spero di sì, ma è un casino farlo in quadratura, però sostanzialmente qua dove c'è il buco, non so se si vede, metterò un foglio che giusto mi passa qui sotto, non so se si vede qua, così, passa qui sotto, e 1 centimetro di spessore, mi va a appoggiare sullo chassis in ferro, che è questo qua, e quindi oltre ad andare a rinforzare più di prima, più di com'era, perché vado a levare questo spazio sostanzialmente, e, insomma sanno tutto meglio di prima, poi ovviamente lo rivernicerò, gli darò probabilmente della gomma liquida, quella della Bostik o roba del genere, nera, che sostanzialmente la parte non è marcia, però diciamo sopra, ecco, l'unico pezzettino è qua che c'è un travetto, quindi andrò anche a sostituire qua un travetto. Io spero che le riprese insomma, si veda, si capisca, però ecco così. Insomma ragazzi, il danno c'è, è meno grave di quello che pensavo, però insomma c'è da metterci mano, e quindi niente, devo prima metterla a 220 perché sennò non riesco a lavorare, anche se ho preso delle seghe a batterie, però devo almeno riuscire a mettere batterie, collegare le batterie e metterle in inverter, però prima di fare quello devo fare almeno il pianale, quindi sono nel mezzo. Questa è la situazione un po' come si presenta, e dove c'è stato il danno più grosso, molle, un travetto rotto, adesso lo apro e vedo cosa salvare e cosa buttare. Ecco i danni che l'acqua ha provocato. Questo è il legno che hanno nascosto sotto, così ha continuato a marcire. Praticamente è polvere. Non so perché hanno sostituito dei pezzi per nascondere, ma che cosa ci voleva a sostituire anche sto pezzo? Cioè, vabbè. Niente ragazzi, adesso mi ci metto a lavorare e vi farò vedere il lavoro finito o delle fasi eventualmente se ci saranno in mezzo. Devo vedere se riesco a trovare un altro travetto, che mi fa strano che non ci sia, però tutto è possibile qua, con le modifiche che gli hanno fatto sto camperozzo, però vabbè, niente, questo non ci voleva, ci ritarda tantissimo i lavori, però è così, niente. Vabbè, fra un po'. Un piccolo aggiornamento dai lavori. Mamma mia ragazzi, non pensavo neanche di riuscire a fare una cosa del genere. Come vedete qua è il travettino che a questa altezza per fare una scalina addirittura è gommoso, se lo tocchi, spugnoso, cioè ormai è andato, e praticamente sto levando tutta la il primo strato di
di legno che è diventato polvere, cioè proprio, vabbè, cioè, una cosa allucinante, guarda. Vabbè, comunque è un lavoro che si può fare, sono molto fiducioso. Suppongo che il danno era stato creato da questo tubo che è stato giuntato qui. Non lo so, ci ho messo mano forse più volte, sono danni, magari più danni, riparati male, non lo so. Comunque, vorrei levare addirittura lo scarico che passa qui in mezzo, però non saprei dove farlo passare. Comunque ragazzi, sto facendo un lavoro che non avrei mai immaginato e speriamo che venga, soprattutto speriamo che tenga. Vai, aggiornaci, a che punto siamo? Siamo che ho tolto il primo strato e sono sul polisterolo. Il fondo è buono. Vabbè, la traversiamo, ho già detto prima, devo cambiarla. Adesso sto andando un po' in qua dove avevano messo il vecchio pavimento, che è solido, però ha avuto le infiltrazioni sotto, quindi vado a verificare anche quelle, già che ci sono. E dopodiché niente, prendiamo misure, cambiamo traversino, mettiamo un pannello nuovo e iniziamo a richiudere. E vernicio con una gomma liquida per evitare un'ulteriore eventuale perdita, spero di no, insomma di limitare i danni, questo sicuramente. Cioè bisogna staccare sto legno dal polistirolo. Sì, che sarà poi agganciato sotto. Appunto. Però un po' per volta, poi vedi qua, questo qua è gommoso, tu tocchi sto legno, sembra gomma, da come è stato. Sì, e quella parte di lì era bagnata anche, sia a sinistra che a destra. Hai capito perché è da cambiare? Queste marce, cosa sostiene? Non voleva cambiarlo lei. Non vuole. Andiamolo così. No, sì. Questo è il cartamodello, o meglio spugnamodello, che ho recuperato. Si butta via niente qua. Questo qua è praticamente il modello del pezzo che andremo a fare di multistrato. Ovviamente tutto seghettato perché cerco di recuperare dove è buono, dove c'è il travetto sotto, eccetera. Quindi ho dovuto segarlo. Era forse più semplice fare un pezzo quadrato? Sì, però sinceramente non mi sono fidato a levare dove c'era il buono, visto che tiene incollato dalla fabbrica e lì da 40 anni. Sinceramente toglierlo e magari indebolirlo, preferisco. Ma che bella grechina! Sì, infatti. Sarà semplicissimo tagliarla. E andiamo avanti, bene ma non benissimo. Oggi è sabato, vado a cambiare il travetto, lo andrò a tagliare alla lunghezza corretta e lo voglio, a differenza di quelli che sono i materiali che ci sono qui dentro, impermeabilizzare subito. Quindi se dovesse passare qualcosa, almeno questo non dovrebbe prendere acqua, visto che è importante che un trave di sostegno, mi sembra corretto impermeabilizzarlo. Vediamo se l'ho tagliato giusto. Perfetto. Allora il travetto direi che è a misura, perfetto. Adesso lo vado a impermeabilizzare. Un po', ora io lo spingo giù. sì, infatti sbaglio. 1, 2. Vai. Allora,
Devi tagliare tu. Ma figurati. Ma figurati, taglia. No, devi tagliare l'angolo là. Certo, ma stiamo facendo un pezzo alla volta. Okay. Siamo arrivati alla fase di finitura, diciamo così. Allora, questo è stato verniciato, impermeabilizzato, il legno che abbiamo fatto bello sagomato, va bene, spessorato, però siccome sotto c'erano travetti e quella specie di polistirolo, in alcune parti era rotto, era consumato, non si vedeva, non so, c'erano degli avvallamenti, era abbastanza irregolare. Quindi ho messo determinati spessori sui vari travetti per poter sostenere il più possibile la base di legno, però mi serviva un riempitivo. E come riempitivo alla fine abbiamo usato una schiuma espansa che diventa molto dura e che quindi dovrebbe andare a riempire quegli spazi che ci sono fra il legno, gli spessori, che camminando sopra si imbarcava leggermente. Adesso sta asciugando, però ho già fatto le prove, gli ho messo giusto 2 o 3 viti nei punti dove magari restava leggermente inarcato, proprio perché è irregolare, non si può fare. Devo dire che si è fissato e le prime camminate, come vedete, segni di Marina, non si muove. No, ma questi piedi così grandi non possono essere miei. Sì, figura se non sono i tuoi. 42 porta. Beep. Detto questo, adesso lo lasciamo asciugare. Nel frattempo vado sotto a, diciamo così, creare dei tappi dove ci sono i travetti, quelli che abbiamo meglio il travetto che abbiamo sostituito. Così facendo ho il travetto al mezzo, le 2 cappe che avviterò e quindi farà tipo sandwich e me lo schiaccio il travetto fra i 2 pannelli. Così non dovrebbe più muoversi. Vado di nuovo a impermeabilizzare anche questi pezzi di legno che metto. Spero che sia un lavoro ben fatto. Non ammazzatemi con le critiche voi professionisti qui sotto e nei commenti, però al massimo iscrivetevi e abbiate pietà di noi. Che lavoro da certosino. Praticamente abbiamo ripristinato il buco. Volevo spostare un po' la tanica delle acque bianche, però alla fine non ce la faccio. Però a differenza di come era prima, non ho tagliato il travetto. Siccome sono un pelino più alto, ho smussato il travetto, quindi il travetto tiene lo stesso, è stato oltretutto rinforzato sotto, ma lo rinforzerò ancora di più. Voilà, il jeu s'en fait. Finito. Così, con questa plastica fatta a bolle, questa è proprio una classica da baule, che è stata incollata. Il pavimento così dovrebbe essere abbastanza impermeabile. Adesso ho fatto questa riga qua che però non taglio ancora, un po' più alta, la farò anche dall'altra parte quando avrò risolto il problema di come mettere quel buco lì, come risolverlo. E insomma, mi sembra un lavoro per la prima volta abbastanza ben fatto, no? Cosa ne dici tu, Marina? Sì. Ok, stiamo ripiazzando il serbatoio che ci sta perfetto con i tagli fatti. Il buco. Esatto. Nel buco. Adesso andrò a chiudere sotto. Rimontiamo. Incomincia a vedersi di nuovo la struttura. La cosa ci fa piacere perché ci sembra... Sana. Finalmente ci sembra di rimontare qualcosa invece di smontare e basta. Abbiamo riposizionato l'asse molto più forte di prima perché l'abbiamo innanzitutto rinforzata qui dietro con delle assi. Adesso verrà riverniciata tutta, questa è veramente fissa, sarà il nostro salotto. Abbiamo sanificato il serbatoio perché c'era sabbia dentro, era un po' sporco. Sta riprendendo la forma originale, ma la modificheremo. A presto!